Quando siamo entrati in questo paese, ci siamo un po' anche sciolti e rilassati. Qualcuno direbbe le ultime parole famose. La realtà è che ci sono situazioni che non puoi prevedere. O sarebbe meglio dire che ci sono volte in cui una vocina interiore ti mette in allerta, ma tu decidi di non ascoltarla. Abbassi la guardia per i più svariati motivi: stanchezza, felicità, sensazione di stare al sicuro, e qualcosa va inevitabilmente storto. Oggi è uno di quei giorni ed è inutile farla lunga, succede un bel casino, di quelli che in viaggio speri sempre che non accadano e per quanto tu possa essere preparato ti colgono alla sprovvista. Un piccolo errore che potenzialmente può causare problemi enormi. Oggi subiamo un furto a Quito, la capitale dell'Ecuador. Ecco che cosa è successo. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. È un gesto velocissimo e che non costa nulla, ma che per noi fa davvero la differenza. Grazie se ti iscriverai. Buongiorno ragazzi dalla bellissima capitale dell'Ecuador, Quito. Qua c'è un sacco di gente perché la festa per, diciamo, il compleanno della città dura per settimane addirittura. E quindi noi oggi andiamo a fare un giro ma fuori dalla città perché c'è un posto eccezionale. Abbiamo preso al volo un autobus urbano che ci porta in questo caso direzione nord. Usciamo quindi dalla città di Quito. Bel pezzo, fuori? Sì, nonostante sia un bel pezzo comunque c'è l'autobus cittadino che ti porta. Addirittura il concerto dal vivo, ragazzi. I signori hanno microfoni e chitarre, sono in 3. Arrivati ragazzi al nostro primo stop, si chiama Riserva Botanica del Pululagua, ma non abbiamo fatto i conti col fatto che ci sono un po' di nuvole. Molto basse. Molto basse, molto basse. Siamo saliti a 3000 metri, guarda come si muovono di brutto e dovremmo essere in un posto spettacolare, speriamo di riuscire a vederlo. L'autobus ci ha lasciato sulla strada principale e adesso ci aspetta circa 1 chilometro un po' in salita per arrivare al primo punto panoramico. Ho la sensazione che non vedremo nulla. Siamo solo in mezzo alle nuvole. La camera è pulita. La nebbia. Impressionante la nuvola che si muove verso di noi. Sì. Siamo all'ingresso ragazzi, eccolo qua, Riserva Pululagua. Ci sono le varie norme per la visita, entrata gratuita. Chi è che oggi ha detto non portiamo le giacche, cosa vuoi che servano? C'è il sole. Certo. Yeah. Sì. Per fortuna abbiamo fatto una bella sudata perché c'è una bella salita di 1 chilometro. Adesso vediamo se saremo fortunati. Abbiamo lasciato i nostri nomi all'ingresso e adesso finalmente il punto panoramico lì davanti a noi. Ci siamo ragazzi, anche il poliziotto sta facendo la foto e il video. È una vista spettacolare. Vista questa. incredibile, attenzione. No, ma che quando ti ricavi. Oh, che bello. Wow. Ah, la pianura padana. Quanti ricordi. Non ci posso. C'è un vento, un freddo mostruoso. Quello che avremmo dovuto vedere ragazzi è un gigantesco cratere di un vulcano, il vulcano appunto Pululagua, che in lingua locale significa lo stregone che causa grande dolore, il nome Pululagua, perché si dice appunto che con le sue eruzioni fece delle distruzioni enormi e quindi diedero questo nome. Ora questa è la foto che c'è qui dove ci sono tutti i negozi di souvenir. Ne troveremo altre Ne sicuramente. troveremo altre migliori da mettere, così si vedrà meglio cosa dovevamo vedere in teoria da qua. Ecco, in questo momento noi siamo sul cratere, quindi in basso si dovrebbe vedere tutta una piana che appunto è la base del cratere. Una roba bellissima. Una roba fantastica, incredibile, ma che oggi non siamo abbastanza fortunati per vedere. Ma tranquilli ragazzi, perché qua sotto c'è un plastico. Possiamo vedere tutto dal plastico, stile Vespa. Allora, il fatto che ci sia un plastico mi fa pensare che non è così inusuale non vedere nulla, perché hanno dovuto riprodurlo, almeno vieni qua, almeno qualcosa lo vedi, diciamo. Allora, da qua, dall'alto, quindi questo è il mega cratere e si vede proprio dall'alto, e in mezzo c'è la caldera, che in realtà è in corrispondenza di questa collinetta, diciamo, che c'è proprio in mezzo al cratere. La ragazza ci ha confermato che è praticamente impossibile poter vedere qualcosa
qualcosa, bisogna venire molto molto presto la mattina, perché poi da una certa ora in poi, dalle 10-11 in poi, è tutto coperto di solito, quindi non siamo stati fortunati in questo caso. Lasciamo questo posto che appunto sarà coperto poi per il resto della giornata. Ho detto vale la pena aspettare un pochino, ho detto no, mi spiace, non è possibile. Lascia perdere. Alla prossima, allora. Andiamo al prossimo posto da visitare, che è quello famoso. Arrivano autobus di visitatori e mi dispiace per loro, ma ci sarà ben poco da fare. Ma quanto va veloce! Ti stanno passando ancora di più. In realtà adesso siamo un po' scesi, quindi si intravede qualcosa. Neanche il tempo di pensarlo, ragazzi, siamo trovati l'autobus di fronte agli occhi e quindi l'abbiamo preso. Adesso stiamo andando alla metà del mondo. Biglietto fatto, $5 a persona e adesso si entra. Bastano pochi passi appena entrati per rendersi subito conto che la situazione sarà bella trash oggi. Trashissimo, ragazzi. Partiamo con una mini mongolfiera sulla scritta metà del mondo, quindi la metà del mondo. Questa, ragazzi, è la cosa più strana che vedrete oggi. Sì, allora diciamo che in tutta la mia vita ho sempre detto Amazzonia. E Tutti ora dicono scopro Amazzonia. che si dice Amazzonia. Amazzonia. Abbiamo sempre sbagliato tutto. Ma infatti l'abbiamo sentito un po' qua e là. Amazzonia, Amazzonia, Amazzonia e Amazzonia, ragazzi. Comunque siamo appena entrati nella prima parte dell'esposizione che c'è alla metà del mondo e non siamo ancora arrivati alla parte centrale. E qui ci sono delle riproduzioni di alcune case tradizionali, antiche, ancestrali. Sono tipiche dell'Amazzonia, della Sierra, quindi della montagna e anche della costa. Sembrava una persona vera. Sembra tua sorella, Angela. Ma non è vero. Bella grande la casa, fatta tutta di bambù e foglie. Questo era un letto cortino, in realtà sarà neanche 1 metro di letto. Però sentite in sottofondo I suoni della natura che fanno venire proprio la voglia di fare la pipì. ecco, dalla cassa là. È vero. Proprio il filo diretto. Poi qua ci sono dei recipienti vegetali di una volta fatti con la zucca, quindi qua si metteva l'acqua dentro questa zucca essiccata e questa invece era una borraccia come una olta. Ma che bel taglio! Hai visto quella frangetta perfetta? Bellissima questa, tradizionale, anche questa è della Sierra, quindi della montagna. In mezzo c'è l'albero della vita che veniva intagliato con delle figure ancestrali, antiche. Qua c'è una bella pannocchia proprio in mezzo, che poi era il cibo più importante, come sappiamo qua in Sud America il mais è il centro di tutto. E qui anche un altro prodotto, il porcellino d'India, il cui, che veniva considerato dagli antichi qualcosa di importantissimo, sia come animale domestico, sia come alimentazione, cioè veniva mangiato e viene ancora mangiato in tutte le aree rurali, sia dell'Ecuador che del Perù, ma anche della Colombia, e veniva utilizzato anche nella medicina tradizionale. Qui dove li tenevano in questa specie di recinto dentro la casa, però così avevano il calore del focolare della casa. E qua si vedono le foto su come erano tenuti. Qui c'è la signora con i porcellini d'India e la paglia, e anche da questo lato un po' come le galline, una sorta di pollaio, diciamo, un topolaio, insomma. In casa avevano tutti questi topetti che giravano, però chiusi qua dentro, evidentemente non riescono a saltare, quindi riescono a stare in questi recinti, questi porcellini d'India. Fa strano pensare ai porcellini d'India un po' come le galline da sì, noi. È vero, però se ci pensi. Io non l'ho mai provato e credo che non lo proveremo mai questo porcellino, perché fa proprio senso, cioè è proprio un rattino, sì, un topolotto. Topolotto. Però è anche vero che è cibo tradizionale. Sì, e poi quindi, se non c'era altro, secondo me la fame faceva fare anche queste cose. La fame fa fare tutto quanto e anche di più, ovviamente. Però sai, il fatto che sia un cibo tipico ci mette in difficoltà. Vedremo. Questa invece è l'abitazione della costa, rialzata rispetto al terreno, quindi una palafitta enorme, può ospitare addirittura una scolaresca. Ecco, talmente grande col bambù e tutto quanto. C'è anche una chitarra, quindi possiamo anche intrattenere i bambini e cantare una canzone dello Zecchino d'Oro. C'ha poche corde sta chitarra, però ne ha lo Zecchino d'Oro. Scusa, sono arrivata dopo. C'è in corso una diatriba, ragazzi. Ti dico che è per 3. Per 6. 44. La canzone 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2. No, in fila per 3. Ma se poi dici 6 per 7 42 Guarda, più 2 44. In fila per... In fila per? Ecco.
Continua poi tutta la passeggiata all'interno di quello che è un mini villaggio dove ci sono sostanzialmente soltanto negozi di souvenir e in questo caso di cappelli giganti, cappellone incredibile, sombreros enormi. Questa non è Capriate ragazzi, ma è Quito, la capitale dell'Ecuador, e questa è una riproduzione, quindi siamo in una sorta di mini Ecuador, come la mini Italia, ma in versione ecuadoriana. Questa è la piazza tipica di un qualsiasi paesino dell'Ecuador e infatti questa è una sorta di riproduzione. C'è però una caratteristica che è questa linea gialla che passa proprio qui, perché questa è la linea dell'Equatore. Dell'Ecuador. Quindi siamo adesso in due emisferi diversi. Ah sì? Io sono da un lato, tu dall'altro. Esatto. Seguiamo la linea gialla, seguiamola. Ecco, c'è una mucca che è divisa tra due emisferi da non toccare. Ed eccolo là ragazzi, questo è il monumento più importante dell'Ecuador, che è stato costruito proprio in questo preciso posto. Qui ragazzi stanno girando uno spot per il carnevale che si terrà qui, quindi i signori adesso recitano la frase, l'ho sentito prima lo slogan, vi aspettiamo per il carnevale qui alla metà del mondo e intanto siamo sempre più vicini al monumento. Che posto ragazzi, che posto, non me lo sarei mai aspettato che fosse così interessante, anche perché ragazzi, allora, questo enorme monumento di 30 metri con un mondo sulla cima è il punto esatto dove nel 1730 qualcosa una spedizione francese attestò che da qui passava effettivamente l'equatore, perché ai tempi chiaramente si studiava il globo, non si sapeva esattamente che forma avesse, come fosse, che fosse schiacciato ai poli e largo all'equatore, e quindi questa spedizione venne qua per fare degli studi e capire esattamente da dove passava questo equatore che avevano studiato sulle carte, e quindi questo posto è diventato famosissimo proprio perché questa spedizione attestò che da qui passava l'equatore. Ma attenzione, perché si sbagliavano addirittura. Colpo di scena. Colpo di scena. Tu diresti mai che un monumento del genere è stato costruito, sono stati fatti lavori lunghissimi e tutto quanto, hanno pure scritto a caratteri cubitali latitudine 000 e poi in realtà è venuto fuori che era nel posto sbagliato. Un errore madornale. Sì, perché con le moderne tecniche del GPS si è visto che in realtà la linea dell'equatore passa a 240 metri da qui, da fuori da tutto questo parco in pratica, più a nord, hanno sbagliato. Però ormai il monumento c'era. Che dobbiamo fare? La spedizione l'avevano fatta, quindi rimane come un ricordo di quella spedizione. Hanno sbagliato di 200 metri in pratica. La longitudine è questa e l'altitudine a cui ci troviamo è 2483 metri. Comunque pensandoci, se ci pensi, sì, nel 1700 hanno sbagliato solo di 200 metri. Infatti, cioè applausi. È pochissimo. Ma per questo posto rimane comunque importantissimo ed è comunque sì, super visitato. Esatto, rimane un simbolo anche. È un simbolo dell'Ecuador, che tra l'altro Ecuador ragazzi, Ecuador, il nome proprio da questa spedizione, cioè quando hanno deciso di chiamare la Repubblica dell'Ecuador così era perché appunto era il posto della metà del mondo. Ora siamo entrati all'interno del monumento, che anche questo ha diversi negozietti di souvenir e altra roba, e si può salire, quindi mi sa che adesso andiamo su dove c'è il mondo. Finalmente oggi abbiamo una vista dall'alto, dopo che dall'altra parte è andata un po' male, qua è andata un po' meglio, non ci sono le nuvole, quindi vediamo non solo il villaggio qua sotto, si vedono benissimo le lettere NS, quindi nord, emisfero sud, ma si vede anche tutto quello che c'è attorno, quindi tutte le montagne circostanti. Mi sa che ancora nel cratere ci sono problemi di visibilità, mi sembra evidente che ancora non si vede nulla. Ci sono diverse teorie e anche molte leggende metropolitane su quello che succede sulla linea dell'equatore, o meglio a metà tra l'emisfero nord e l'emisfero sud. Una di queste teorie dice che camminando sulla linea dell'equatore il peso si sente molto meno, ci si sente più leggeri. Insomma, io il peso lo sento lo stesso, Anche perché questa non è la vera linea dell'equatore. Poi ma dipende, allora, se vai da questo lato che è in discesa, in effetti devo dirti la verità, mi sento leggero. Ma quella è la discesa. Invece a salire di qua, no. Da notare comunque che bisogna fare questo passo proprio per sentire la differenza. Esatto. No, un saltello fatto così. Sicuramente è perché la linea è un pochino più là. Sicuro, no, in realtà non è vero, non è vero niente, è tutta una suggestione. È una suggestione. Non è vera questa cosa. Come... Lo dice la scienza? Lo dice la scienza. Come c'è un'altra cosa che è l'effetto Coriolis, secondo cui l'acqua scorre in modo diverso se ci si trova nell'emisfero nord o nell'emisfero sud. Lo dice la scienza? Questo lo dice la scienza, dicono che nell'emisfero nord scorre in senso antiorario e in quello sud in senso orario. In realtà per verificare questa cosa ci vorrebbero non so quanti litri di acqua. Non basta un gabinetto? No.
Non basta un lavandino, no. una bacinella, no, non è verificabile questa cosa. Noi ci avevamo provato anche in Australia, emisfero sud, ma abbiamo smentito la scienza. non funzionava. No, non è che abbiamo smentito, è che Non l'abbiamo non è potuta verificabile comprovare. da noi, insomma. Qui invece c'è il test dell'uovo. Teoricamente all'equatore l'uovo... no, yo Abbiamo la prova. La teoria dell'uovo funziona. Ehi! Un nuovo mago bronzo, quando lo dico io. Ed è stato proprio là. Questa teoria com'è che era, Angela? Sì, in pratica si dice che sulla linea dell'equatore le uova riescono a rimanere in equilibrio perfetto. Su un così. chiodo. Sì, in verticale. Non mi pareva un chiodo. Era un po' una vita un po' larga, non so se è proprio così che si verifica, però anche questa è una di quelle teorie da mago ronzo, diciamo. Questa Quito è totalmente diversa. Siamo tornati in città e questa è un'altra zona completamente diversa, super moderna. Con un nome bellissimo. Bello. Però, perché si chiama La Carolina. Come la mucca. Sì, mi fa troppa tenerezza. E c'è questo gigantesco parco. Adesso passiamo in mezzo al parco per andare anche a vedere l'altro lato del quartiere. Guardate qua, sono ettari e ettari di verde e piante. Sembra un parco inglese. È vero. Hai capito? In mezzo al parco c'è anche una pista di atletica che gira attorno. Come ve lo morbida, Morbidosa, morbidosa. Sì, Vieni quasi voglia di correre. quasi. Perché ti aiuta un po', molleggi. Sì. Da questo lato invece ci sono tutte le attrezzature per fare un po' di ginnastica. Che figata, molto bello, molto ordinato, tutto precisissimo, ragazzi. Ma che furbacchione, un po' stanco, si è messo all'ombra. Sembra quasi un'altra città vederla da qua, c'è tutto lo skyline qui attorno al parco con questi grattacieli. Pensate che questo è il quartiere dove costano di più le case, arriviamo a circa $1.700 al metro quadro, quindi è il più caro di tutta Quito e probabilmente dell'Ecuador. Quartiere dei Vips. C'è addirittura una laguna, guarda che acqua verde, Angela! Guarda il verde che voglia di spunta qua! buttarti qua. E Fantastico! si è creata un'isola in mezzo, in pratica, con le piante. Giro quindi- attorno. Sì, puoi fare tutto il giro attorno. Ovviamente, ragazzi, non manca il cibo a volontà e c'è questa fritada. Io quando ho visto fritada, proprio qua, appena siamo arrivati in Ecuador, ho pensato: oh, hai capito, fanno le frittate buone, sì, magari le fanno con le patate. Queste cose qua. No, non è così. proprio la stessa cosa, è un piatto tipico proprio Eccolo di lì. questa zona. È diverso. È fatto con la carne di maiale, si chiama frittata perché praticamente la carne si cuoce nel suo stesso grasso e diventa molto tenera alla fine. Sì, in pratica frigge nel suo grasso. Eccola lì, ed è tutta carne di maiale, cioè niente a che vedere con la frittata, purtroppo. Quindi È questa un'altra cosa, è non un'altra l'abbiamo cosa. ancora assaggiata. Abbiamo preso questo cevichocos in realtà al posto della frittata, che è questa sorta di insalata fatta anche col platano fritto e questi che adesso devo capire cosa siano, dei legumi Sì. croccantini, Buoni? molto buoni, manca il sale. Allora si può fare o questa che è la versione vegetariana che abbiamo preso noi oppure aggiungerci tutto quanto, quindi anche la frittata, la carne, il cuero che è praticamente la pelle del maiale che viene fritta. La pelle del maiale va alla grandissima, non per noi. Io aggiungo questo, Si aggiungono le salse, questa è l'ahi, c'è scritto poco piccante. poco piccante, voglio La vedere se è salsa- vero. Chissà. Mettila in un angolino magari. No, che angolino, Angela, Vai darci tutto dentro, così. darci dentro. Poi abbiamo un po' di verdurina, Cetrioli. la mettiamo qua accanto. Questo mi sa molto Muy piccante. piccante. C'è anche il simbolo della morte, eviterei. Il cilantro non ci fa impazzire, mettiamo un po' di sale, un po' troppo questo devo dire, e un po' di saletto E qua. via, è tipo uno snack fatto così. Loro vedo che lo ricoprono Ecco proprio qua. di salse. Lo fanno quasi annegare nella salsa. Ma anche no, vediamo magari se serve. Un po' di limone e si sente tantissimo l'odore di cipolla che c'è sotto. Ma guarda che cipollata col pomodoro. Anzi. Questo è una sorta di aperitivo. Sì. Questo sembra lupino. I Lupino? lupini. Lupini? Li abbiamo anche visti, ti ricordi? Abbiamo visto la pianta a Otavalo. Nel parcheggio del parco ci sono anche i banchetti che vendono gli alberi di Natale, giustamente, a tema. Ormai ci siamo sempre più vicini. Questo è bellissimo. Babbo Natale che si arrampica sull'albero. Guarda quanti decori, guarda questo col paracadute. Le strisce pedonali invece, ragazzi, non sono diciamo considerate, contemplate. Questo è un po' diverso, quindi non si ferma proprio nessuno, dobbiamo aspettare noi. C'è anche un dosso per rallentare, ma niente. Niente da fare, non si fermano. Decori in questo caso.
Le macchine non si fermano, ma il bruco mela si fermerà? Apriamo. Oh, no, anzi no, ci vuole proprio investire. Vabbè, ora forse ce la facciamo. Via, 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 via. Wow ragazzi, che quartiere, dopo il quartiere più storico, cioè il centro che è il più bello di tutto il Sud America, il meglio conservato con tutti quei edifici stupendi storici, qua siamo in un posto un pochino più anonimo, che ci ricorda tantissime altre, sinceramente non sappiamo neanche che cosa ci possa ricordare, ci ricorda tutto e niente alla fine, perché è così, abbiamo tutti questi grattacieli dappertutto, tutti i localini trendy. Niente, ecco. Un po' di ansia, nel senso In che senso? non capisco più dove sono, perché vero. un po' sembra Kuala Lumpur, un po' sembra Perth, un po' sembra Tokyo, un po' Sì, sembra tanti- Milano, un po', cioè, Sì, è un po' sì. perde un po' sicuramente, però vabbè, è carino farsi comunque una passeggiata. L'altro giorno abbiamo detto che nel centro di Quito non ci sono le catene, abbiamo scoperto dove sono tutte le catene, perché sono proprio in questa zona e chiaramente forse in altre zone della città. Qua per esempio c'è una catena di hotel enorme, là una catena di abbigliamento. Quindi ragazzi, allora in pratica il centro di Quito è stato preservato, non sono entrate le catene, molto più autentico, che è chiaramente very good. E in mezzo a tutti questi grattacieli e a questo cemento resiste lui, il mercato comunale. Andiamo a dare un'occhiata. Gran bel mercato, bello grande questo. È il primo così che vediamo qui a Quito e devo dire che c'è una formaggiata. Che sformaggiata! Quanto queso c'è da queste parti? Ce ne sono un sacco ragazzi, insieme alle uova c'è sempre anche il queso, questi pezzettazzi di queso fino in fondo. Da questo lato invece abbiamo la frutta, addirittura tutte le erbe aromatiche. Sì, per la medicina naturale, infatti c'è proprio una sezione di medicina naturale con tutte le erbe, tutti gli unguenti da utilizzare. Devo dire che è bellissimo questo mercato. Grazie. Parla, signora. Si vede tantissimo questa cosa, il mango di ciupare, c'è il mango. de chupar, mango de Questa è la chupar. canzoncina di Paolo, la sigla che ha scritto per questa cosa. Per tutte le signore vendono questo mango che non si riesce tanto a tagliare perché è molto piccolo e ha dentro, diciamo, il nocciolo, l'osso molto grosso. Quindi lo ciupi, cioè lo Mango de succhi. chupar, mango de chupar. Nei mercati c'è sempre l'angolo de Jesus. Sì, o della Madonna, anche qui come in Colombia ci sono le immagini sacre. Qui devo dire che ci hanno preso gusto a mettere tutti questi LED colorati, luminosi con il corazon, guarda. Eccolo lì che sbuca lì dietro, e Oh l'angelo. Jesus del gran poder. Entriamo però nella parte più frequentata di tutto il mercato, cioè quella dei ristoranti. Ci sono tutti i vari piatti tipici, soprattutto carne e un po' di pesce. Sì, c'è un po' di tutto, qua ti urlano il menù le signore qua in fondo mentre passi, oppure tutto scritto qui sulle lavagne, quindi il pranzo del giorno come un po' dappertutto con tutti i vari piatti tipici. Siamo tornati in centro, c'è ancora un sacco di gente, sto compleanno infinito. Mamma mia, ragazzi. Non finisce proprio mai. Una vitalità assurda, c'è anche una sfilata qui, un botto di persone. Ancora i carri stanno passando. No, ma vanno avanti da tutta la vita. Ma che roba! Allora ragazzi, cosa è successo? Allora, è passata una mezz'ora. Va un pochino meglio, ma non troppo, devo dire la verità. Che faccia che c'hai? Vieni a sederti un attimo. Ciao, fermati, respira. Un attimo. Ok. Cosa è successo? Qui dietro c'è un ATM, siamo andati a prelevare $300.
che ho messo nel portafoglio e poi ho rimesso nella mia tasca. Quello che non farò mai più è lasciare i soldi nel portafoglio e in questa tasca. Tra l'altro diciamo sempre, lo diciamo da quando siamo qua, da quando siamo venuti in Sud America. Angela, anche io ne sono consapevole, non è il posto giusto per tenere i soldi. No, ma va, non te l'ha mai detto nessuno in questi 3 mesi in Sud America che non era il posto giusto, Per questo che mi fa girare le balle. Poi abbiamo appena preso i soldi e Angela mi dice: dalli a me i soldi. Ma no, dai, tengo io qua sempre. Poi siamo stati un po' in giro, perché comunque c'è un po' di gente in giro, ci sono le sfilate così, siamo stati una mezz'oretta. Sì. Intanto ero al telefono con mia sorella, perché sono stato un po' con mia sorella che stranamente, incredibilmente mi ha chiamato In questo momento, oggi. E insomma, il tempo di tornare indietro, i soldi non ci sono più. Il portafoglio non c'è più è niente, sparito. il portafoglio con 2 carte che abbiamo già bloccato, per fortuna. Sì, Per fortuna sì. si possono bloccare facilmente le carte Sì. sull'applicazione. Una era Wise e una era dell'altra banca. Sì. Che banca è? Bloccate subito. Sull'applicazione. Meno male. Per fortuna tutto il resto dei soldi erano qua, I documenti il erano cellulare qua. erano qua, io avevo il telefono, quindi potevano rubarmi o il telefono o il portafoglio. Ma ragazzi, porca miseria, cioè non so come abbiano fatto, cioè non me ne sono neanche reso conto. Hanno tirato su, c'era un sacco di gente, c'era casino, la sfilata, tutti i tamburi, non ti accorgi. Ma io non ho neanche il ricordo che ci fosse tantissima gente proprio attorno a me, senza contatto, non c'era contatto con le persone. Eppure hanno tirato su e hanno tirato via, cioè, perché comunque sono esperti. Sì. Non è la prima volta che sentiamo di queste cose e ci è successo a noi. Tu dici: a me non può succedere, a me non può succedere, a me non può succedere. Invece basta che abbassi un attimo la guardia e succede. Ora. Mi fa male la pancia, mi fa male la pancia. Mi Ecco. fa male la pancia dal nervoso. Poteva andare molto peggio, vediamola così, poteva andare molto peggio, potevano rubarti anche il cellulare, che era molto perché il cellulare è ancora peggio, perché lì proprio sei bloccato fuori da tutto, non si capisce più niente, devi bloccare tutte le banche, è un disastro. Così avevamo il cellulare per bloccare almeno le carte e i soldi sono andati. Ho fatto una scena in mezzo alla strada, lasciamo perdere, mi vergogno, Sì. veramente, mi vergogno. Mi vergogno. A urlare, no, vabbè, lasciamo Sì, perdere. c'era anche un botto di polizia, per cui l'ha detto anche una poliziotta che ha detto vabbè, non si fa niente, tutta sta gente cosa vuoi che si faccia? Niente. Fa male la pancia. Insomma, abbiamo abbassato la guardia, è successo questo e per fortuna abbiamo anche altre carte, quindi non è così grave, abbiamo bloccato quelle ma ne abbiamo altre per cui siamo coperti e da questo punto di vista quindi niente di grave, anzi poteva andare molto peggio. Ma è presente quando Sì, tu sei consapevole che stai abbassando la guardia? Sì. Perché ci siamo sentiti più tranquilli in Ecuador. Sì. Ci siamo sentiti Più troppo tranquilli, tranquilli, sì. troppo tranquilli. Però c'era Io ero troppa consapevole gente, che non c'era dovevo troppa tenerli. gente. E pensavo, non tenerli qua, mettiteli. Avevo anche la giacca, metti nella giacca, ma non l'ho fatto. Sono quelle cose che tu dici, adesso mi girano le balle perché io ci ho pensato a farlo, ma non l'ho fatto, non so perché. Perché ero distratto, non lo so, non ero abbastanza Allerta. Vabbè, Vabbè, dai, Basta. basta. Chiudiamola così, non si può tornare indietro, basta, adesso staremo molto più attenti. Buongiorno ragazzi dalla nostra cameretta qui a Quito, stanotte siamo fatti una bella dormita e ci voleva veramente dopo quello che è successo. Oggi va decisamente meglio, dopo una bella nottata, bella di sonno, cambia un po' tutto. E quindi oggi ripartiamo da qui. Oggi abbiamo bisogno di andare a comprare un piccolo portafogli perché comunque qualche soldino abbiamo deciso, ci siamo già organizzati per il futuro. In tasca terrò soltanto 10 massimo 20 euro, niente carte e nient'altro, qualche spicciolo e basta d'ora in poi, e tutto il resto lo terremo negli zaini. E vabbè, niente, è stato un momento così. Bene, quindi ripartiamo da questo e niente ragazzi, si parte. Giornata stupenda oggi, ma essendo domenica è tutto quanto chiuso, quindi la vedo un po' dura trovare oggi un portafoglio da qualche parte, però c'è comunque un po' di gente in giro anche oggi e un allarme, che questo
non fa ben sperare. Eccoli qua ragazzi, mi sa che ne prendiamo uno di questi carini. Tutti colorati. Così si devono rubarlo, rubano un bel una cosa portafoglio. carina, non una cosa brutta, gialla. L'altro era giallo e scolorito. triste. Giustamente. Costano $1, dai, prendiamolo. Non è un caso ragazzi se oggi siamo un po' strani. Già ieri un po' lo zaino davanti lo tenevo, oggi però un po' di più abbiamo l'occhio un po' più aperto, siamo un pochino più incerti. Detto questo però poteva succedere davvero in qualunque città, quindi comunque la nostra opinione su Quito e la sua bellezza non è cambiata. Sì, ecco, semplicemente siamo un po' bloccatini stamattina anche con la GoPro a tirarla fuori, a fare le immagini. Credo sia normale, se dobbiamo un attimo riprendere. Siamo tornati in ostello con il nostro nuovo acquisto, alla fine abbiamo scelto quello blu, il portafoglietto blu con la scritta Ecuador. Il tempo si è un po' spasciato, là dietro si vede una delle chiese, la torre anzi dell'orologio là dietro con tutto sullo sfondo le montagne, ma anche queste nuvolone nere, è cambiato improvvisamente il tempo. Comunque noi abbiamo rifatto il prelievo perché alla fine siamo rimasti senza soldi ieri, quindi abbiamo dovuto rifare il prelievo e siamo tornati subito in camera a mettere via tutto quanto. Guardate che bella vista che abbiamo qua fuori dalla stanza, qua fuori si vede tutto quanto e niente, adesso sistemiamo un po' di cose anche perché questo è il nostro ultimo giorno qui a Quito e anche perché questa è la condizione della stanza. In questo momento sembra che sia esplosa una bomba. Mi sono esercitato a fare un po' di Gianluca Grignani, Sì. Visto che dobbiamo recuperare ciò che ci è stato rubato. Esatto, mettiamo giù il cappello. E visto che Grignani va per la maggiore in Sud America, allora possiamo metterci lì e fare un po'. Sì, allora io ho provato a cantare ma sono stonatissima, quindi niente, dovrà fare tutto Paolo. Si era imparato, te li sai a memoria? Prima le abbiamo cantate. Vai con le mutande accanto, è più poetico. Vedi che alla fine ci torniamo a tirare la chitarrina, forse no, vabbè, a parte gli scherzi. Abbiamo fatto anche il bucato, l'abbiamo steso qui alla finestra perché quando c'è il sole da questi vetri si scalda e quindi si asciugano le cose, però adesso il sole non c'è più, come sempre disagio qui in camera. Hai detto spasciato? Spasciau! Tu! No, a Reggio non si dice spasciau. A Verdello non si dice spasciato. Vabbè, ho preso questa licenza poetica. Rende l'idea, però spasciato. Si è rovinato. Vabbè, alla fine siamo stati a Quito una settimana intera, che è tantissimo. E ultimamente, cioè da quando siamo entrati in Ecuador, abbiamo fatto in pratica solo 2 tappe. Siamo qui da quasi 2 settimane. E la cosa bella dell'Ecuador, da quando siamo entrati, è che ci sono questi centri e tutto attorno ci sono diverse cose da fare e vedere. Quindi si può tranquillamente avere una base e poi spostarsi tutto attorno con i mezzi che sono, ce ne sono tantissimi, sono anche economici, quindi è volata questa settimana. Oggi invece siamo stati proprio tranquilli per la questione, siamo stati un po' più abbacchiati in camera, abbiamo approfittato per portarci avanti coi video, come siamo sempre indietrissimo, e quindi abbiamo fatto un po' di lavoro e poi ce ne siamo stati belli tranquilli, un po' rilassati, come non capita spesso, devo dire la verità. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino. Non puoi farla mentre lontani stai con me forever. Yeah, questa canzone, ragazzi, questo bel pezzettino della canzone di Giovanotti De Noartri qua accanto era solo per introdurre il fatto che questi giorni tutti gli autobus a Quito hanno la scritta Quito, la ciudad más linda del mundo, quindi la città più bella del mondo, perché è il suo compleanno, ci sta, qua sono tutti esaltatissimi, viva Quito, l'avremmo sentito urlare non so quante volte in questi giorni, 2 settimane di festeggiamenti per 491 anni, ma se avete visto i video precedenti già sapete tutto quanto. Ecco, non possiamo dire che sia la città più bella del mondo, nostra opinione personale, ma è comunque molto bella. A noi il centro storico è piaciuto un sacco, devo dire che ci sono, cioè il centro storico più bello che abbiamo visto da quando siamo in Sud America sicuramente, tutta la parte centrale, tutte queste piazze, queste chiese, tutto bianco, gotico, no? Ci è piaciuta davvero tanto, devo dire, ci sono anche tante cose da vedere, vince già per la posizione sotto il vulcano, cosa gli vuoi dire? E noi siamo stati in centro
Hai detto bella cittadina. Che comunque non è il posto migliore dove stare il centro. In genere qui in Sud America i centri storici sono le zone un po' più delicate. Devo dire che però se si ha un po' di accortezza, cosa che a noi è mancata purtroppo, si evitano anche dei problemi, quindi è una zona piuttosto tranquilla, ci siamo trovati bene. Poi noi la sera non usciamo. Il portafoglio più nascosto dentro le mutande. Ecco, esatto. Non dimenticare di nascondere i soldini. Esatto, questo ce l'ha consigliato anche il ragazzo del supermercato. Dopo che siamo andati abbiamo detto guarda, ci hanno rubato tutti i soldi. Lui ci ha detto dovete mettere tutto nelle mutande, Mutanderos! così siete tranquilli. Vabbè ragazzi, ci ha un pochino scottato sta cosa, però basta. Ti è Anche piaciuto l'accompagnamento sotto? molto bello, lo facciamo più spesso, devo dire, questa cosa mi piace. Perfetto. Comunque da domani ragazzi si cambia completamente registro. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.